Se doveste passare per il ponte di Rialto, lato San Polo, vi consiglio di visitare il campo vicino per bere qualcosa in compagnia e conoscere magari un po' di storia. Chiesa di San Giacomo di Rialto. Si trova quasi ai piedi del ponte di Rialto ed è ancora oggi la chiesa prediletta dei commercianti, detta chiesa di San Giacometto per via delle sue ridotte dimensioni. Affonderebbe le sue radici nel mito stesso delle origini della città lagunare, in quanto, secondo la leggenda, fu una delle prime architetture cittadine, fatta costruire sull'area del futuro mercato di Rialto. Si tratta di uno dei più interessanti e affascinanti monumenti del Medioevo veneziano che potrebbe risalire per il suo impianto architettonico al XII secolo. Fu l'unico edificio che si salvò dal gravissimo incendio del 1514 che devastò tutta l'area rialtina, così che tutti credettero a un vero e proprio miracolo. La facciata che guarda il campo di Rialto è piuttosto semplice ed è caratterizzata dal bellissimo porticato ligneo del XV secolo retto da 5 colonnine di stile gotico e dall'enorme orologio del XIV secolo ma rifatto nel Settecento. Poco sopra l'orologio si erge il modesto campaniletto a vela del XVII secolo che sorregge 3 piccole campane. Di fronte alla chiesa di San Giacometto c'è una scaletta in pietra sorretta da una figura marmorea, il cosiddetto gobbo di Rialto. La struttura serviva per leggere i bandi, i proclami e le ordinanze e le condanne della Repubblica in un punto tra i più frequentati della città, il mercato di Rialto. Qui infatti si recavano sia i patrizi, i mercanti per i loro affari, sia il popolo per fare acquisti. C'era quindi la sicurezza di una grande diffusione delle deliberazioni dello Stato. Bancogiro. Accanto alla chiesa, in campo, si trova l'osteria al Bancogiro, che ricorda come lì ci fosse una delle prime banche pubbliche dal 1524. A seguito di numerosi fallimenti occorsi tra i banchieri privati e la perdurante difficoltà dei commercianti d'oltremare, la Repubblica decise di fondare in via sperimentale una banca a capitale pubblico che fosse in grado di garantire la necessaria liquidità al mercato di Rialto. Il Bancogiro divenne con gli statuti del 1619 un'istituzione permanente dello Stato, la cui amministrazione venne affidata al Senato. Il Bancogiro divenne il progenitore delle banche centrali grazie al principio secondo cui i creditori dello Stato accettano in pagamento titoli di credito verso la Banca Nazionale.